Un brindisi però dobbiamo fare. Certo. Questo sapore per me è particolare, ora che ci lascia. Si chiama il mio gatto bianco, Giroud. Certo. Quindi. La cultura francese. Noi italiani ogni tanto. Sono qui con Massimo Gianolli a fare finalmente una delle cose che mi piace fare con gli amici, parlare delle cose che ci legano, parlare delle loro radici, delle storie che raccontano. La Collina dei Ciliegi ha radici molto profonde perché il primo piede lì lo mise mio papà Armando nel 1925, accompagnato appena nato dalla sua baglia. E papà, che quest'anno compirà 99 anni, è da imperterrito, adesso ha una grande coltivazione, un mega orto, produce insalata per mezza Verona, è da quasi 100 anni che ovviamente è legato a questo luogo. E papà, dopo i primi anni, una volta svezzato, tornò a Milano dove le origini della famiglia ci legano, e però non smise mai di tornare dalla sua baglia in quella terra. Alla fine degli anni 60, quindi nel 69, ha la possibilità, quindi con i primi soldi, di acquistare il primo lotto di terreno proprio lì, alla Collina dei Ciliegi. Da lì dove erano tutti i ciliegi? Dove c'erano i ciliegi, ma i ciliegi sono arrivati dopo, perché il nome è poi maturato più recentemente, perché papà negli anni 70 inizia ad accorpare la terra intorno al podere della sua baglia, perché lui tornava lì a trovare questa donna e i suoi cosiddetti fratelli di latte. Pensa che questo destino ha poi voluto che da allora si è sviluppata ovviamente una grande operazione immobiliare. Oggi abbiamo 56 ettari in corpo unico, un unicum in collina tra i 450 e i 700 metri di quota, ma la cosa incredibile è che mio padre negli anni 70 si mise a mettere a dimora 3.000 piante di ciliegi, quindi creò un bosco enorme di ciliegi, questa foresta, e che diede poi successivamente, quando mi dovetti ispirare al nome dell'azienda vitivinicola, ha dato poi il nome alla nostra azienda. Il periodo poi mi ha visto lavorare, in questo lungo periodo io ho condotto l'azienda agricola, diciamo dagli anni 80, ho fatto l'agricoltore e ho capito quali sono i valori della terra. E mentre studiavo, io sono perito agrario, quindi ho svolto studi agrari e poi mi iscrissi al primo anno di agraria dopo aver fatto il militare. Il destino ha voluto che poi, una lunga parentesi, mi ha visto impiegato in General Finance. Prima parlavi dei piani, siamo qua nei piani, certo, della nostra torre, per poi comunque poter ritornare a sviluppare questo meraviglioso progetto. Quindi dall'agricoltura alla finanza e poi di nuovo all'agricoltura, sempre con progetti innovativi. Ho potuto portare probabilmente l'esperienza dell'agricoltura in finanza, quindi la costanza, la tenacia, il saper attendere, il saper portare pazienza, il saper seminare, il poter saper mettere un mattone sull'altro tutti i giorni, 35 anni. E poi questa esperienza l'ho potuta riversare creando un'azienda vitivinicola totalmente innovativa, potendomi ispirare, diciamo, a dei grandi fenomeni mondiali, ma partendo da un foglio bianco. Quindi mi sono ispirato, Giuseppe, quando l'ho pensata, disponendo di questa terra meravigliosa, di questa collina immensa, mi sono ispirato a tre fenomeni, alla zona di Bordeaux, alla zona della Borgogna e alla Toscana. Quindi cosa ho voluto fare? Ho voluto, come sempre nella vita, ispirarmi a chi ha fatto bene, a chi ha avuto successo, e quindi ho pensato di portare insieme al nostro vicepresidente Christian Roger, Lydia e Claude Bourguignon, che sono ritenuti i più grandi scienziati del terroir a livello mondiale,
ad aiutarmi nel progettare la collina dei ciliegi. Quindi grande esperienza che arriva diciamo da quella zona della Francia. Non per niente buona parte dei nostri vigneti sono impiantati ad alta densità col metodo Borgognotto 100x130 con 7800 barbatelle ad ettaro, e successivamente mi ispirai ad un modello finanziario estremamente innovativo che è quello dell'imprimeur, che ho imparato frequentando dai francesi da Bordeaux. Però questo, Massimo, è avvenuto in una situazione un po' speciale, perché la tua voglia di innovare si è comunque iscritta in un quadro di grande tradizione. La collina dei ciliegi è in Valpolicella, o meglio in Valpantena, no? Siamo però nel Veronese, zona vocata da vini di grandissima tradizione, a iniziare dall'Amarone che stai stappando, un vino che appartiene al novero dei grandissimi vini italiani, da sempre coltivato in quella zona, da sempre prodotto in quella zona da produttori che hanno spesso una vita ultrasecolare, ma che forse aveva bisogno di essere rivissuto, reinterpretato. E quindi la sfida dell'innovazione è stata fatta nell'ambito comunque di un disciplinare preciso, no? Con regole predeterminate, accettando una sfida che comunque aveva, come dire, dei confini precisi all'interno dei quali muoversi, quindi è ancora più difficile, un po' come la musica di Bach, no? Ma vedi, la reinterpretazione della musica di Bach o di una grande opera di Verdi avviene ispirando. L'ispirazione deve essere chiaramente basata sulla tradizione, sulle radici che non devono essere minimamente rovinate, ma vanno adattate al momento. Quindi quello che ho cercato di fare, ispirandomi a dei grandi casi di successo, portare in Valpantena. La Valpantena è l'unico cru, o in italiano sottozona, definito nell'ambito del disciplinare del Consorzio di Tutela Valpolicella. È una zona estremamente vocata, una zona più segreta rispetto alla Valpolicella classica, che è molto più nota, o alla Valpolicella orientale, ma è anche una zona a nord di Verona che ha la caratteristica di essere molto in alto. Quindi io sono partito da un concetto inverso: come possiamo interpretare questa collina tra i 400 e i 700 metri a nord di Verona a questa altezza, e come possiamo creare dei grandissimi vini che siano dei vini più giovani, più innovativi, più eleganti, vini così definiti di terroir. Che cosa vuol dire? Non abbiamo voluto ispirarci a quanto storicamente è stato fatto per andare incontro al gusto dell'americano, del cinese o dell'australiano. Abbiamo voluto far lavorare i nostri agronomi e i nostri enologi per estrarre il miglior vino possibile di quel luogo. Ed ecco che questa è stata, oggi te lo posso dire, dopo 12 anni di parete nord del Cervino, posso dirti che possiamo dire di esserci riusciti, non solo con l'Amarone, perché questo fa parte, tutte queste idee, questi principi, queste innovazioni, come tu giustamente hai voluto sottolineare, sono nate dedicate all'Amarone, che è la radice della Valpolicella, ed è la radice, quando parli di Verona nel mondo, Verona, il vino, Valpolicella, Amarone. Quindi questo è stato un po' il concetto, ma poi l'abbiamo trasferito, questo concetto, su tutti i vini che sono nati successivamente. Che adesso sono più di una ventina. Adesso sono tantissimi i vini, ma soprattutto abbiamo ormai raggiunto dei 31 ettari di vigneto. Tieni conto che abbiamo messo a dimora 220.000 viti tutte insieme, quindi un mare. Da molti è considerato il più bel vigneto d'Italia, perché ricopre un'intera collina su tutti i punti cardinali, e con 220.000 viti tutte insieme, un mare di viti tutte messe insieme. Oggi, quindi nel 2024, abbiamo i 31 ettari che sono il vigneto, che è praticamente nel centro dei 56 ettari di proprietà, in mezzo a boschi, in mezzo a prati, biologico e in piena produzione. Un lavoro lunghissimo, che tu da quando tu mi conosci sai che te ne parlai quando decisi di mettere giù la prima barbatella, la prima vite, e oggi siamo arrivati ad avere questo prodotto, questo ciliegio, che ha ciliegio, come tutti gli altri vini di cui dopo parleremo, che hanno raccolto oltre 300 premi a livello internazionale, punteggi
estremamente elevati su tutta la gamma dei vini, quindi un grandissimo lavoro che poi è un tributo al mio team, perché io faccio l'imprenditore e anche lì, come in General Finance, ho voluto dare spazio ai miei talenti, a grandi consulenti, grandi amici, al mio team di cantina e di campagna che ha creato dei grandissimi. Quindi condivisione, ricerca, voglia di fare qualcosa di nuovo e di comunicarlo anche in modo diverso. Fondamentale. Perché c'è da dire che da qualche anno ormai la punta di diamante della comunicazione di un Amarone del terzo millennio sta nella Collina dei Ciliegi essenzialmente, no? È vero o no? È vero. Sei orgoglioso Sì. di questa cosa? Perché tu sei anche un uomo di comunicazione. Sono orgoglioso e credo che questo dipende dal modo di comunicare, ma anche dall'aver trovato, io prima ti ho parlato di semina, io ho seminato in questi 35 anni e ho raccolto tanti amici come te, e ho raccolto tante persone con cui si è creato un rapporto fiduciario, un rapporto di stima reciproca, e ho creato un esercito di ambasciatori. Io credo che questo sia la cosa più bella, la cosa più innovativa della collina. Poi, come tu sai, i club, la Sky Lounge di San Siro, i 7 anni dentro lo stadio di San Siro, le partite, tutto quello che abbiamo messo intorno al vino, i club, apriremo il 2 di settembre il nuovo club in Piazza del Duomo, Duomo 18, Wine Business Club, tutti elementi, ma soprattutto, credimi, il club Imprimeur, che è un'altra, che è stata una cosa eccezionale, perché tieni conto che oggi sono 91 le botti che sono state vendute a Imprimeur, e quindi abbiamo creato un altro esercito. Noi siamo, io, te e tutti gli amici che si sono uniti, sono diventati promotori e ambasciatori. Il modo di comunicare il vino, a mio avviso, deve essere questo. Abbiamo svecchiato la coda di lupo, la rana bagnata, tutte queste stupidaggini che non interessano a nessuno. Il vino è, secondo me, filosofia di vita, modo di comunicare, piacere di stare insieme. E si sa comunicare da solo quando è buono così. E questo qua adesso lo sentiamo. Questo sapore per me è... Un brindisi però dobbiamo fare. Certo. Questo sapore per me è particolare, perché l'Amarone è stato il primo vino che io ho imparato ad apprezzare quando ancora ero ad un'età nella quale di norma ai ragazzi non si fa assaggiare il vino. Però mio padre, nei primi anni 70, quindi avrà avuto 10-11 anni, era socio di un club, si chiamava Eno Selezione, me lo ricordo, che ogni mese mandava ai propri associati 3 bottiglie di vini diversi, con un fascicolo in cui lo raccontava, lo spiegava, e uno si faceva una piccola collezione di bottiglie. Quando arrivavano questi vini, mio padre li apriva con una certa prosopopea, li portava in tavola, e quando arrivò l'Amarone e me lo fece assaggiare, io per la prima volta ebbi l'intuizione di poter dire: questo vino mi piace, questo è il mio vino. Quando ho comprato la botte da 300 bottiglie e l'ho seguita riposare per anni nelle cantine a Erbin, adesso è finalmente arrivato il momento in cui è stato imbottigliato e finalmente me lo posso bere, ho avuto la passione di condividere questa manifestazione di cultura e di passione, perché le 90 persone che hanno fatto la stessa scelta che ho fatto io sono diventate, come dire, socie dello stesso sentire, no? Quello che ti lega a un prodotto particolare, te lo sa far aspettare, te lo sa far gustare, e questa cultura del vino che si oppone all'usa e getta è proprio quello che fa sì che Collina dei Ciliegi riesca a contemperare esigenze di innovazione e di tradizione allo stesso tempo, tutte fondate sul saper attendere, saper ragionare, saper gustare. E per questo parliamo, e può sembrare veramente sorprendente, di un bianco in Valpolicella, di questo Prea che esce in questi giorni, anzi il 21 di giugno è la data che lo battezza, primo giorno d'estate, ma non perché è un vino estivo come tanti, non è un vino che cerca di incontrare il mercato così com'è, cerca di raccontare una storia che vuole educare, tra virgolette, il mercato. Assolutamente, Giuseppe. E prima parlavamo di cuore, di passione, e poi dobbiamo parlare di ragione,
e di competenze. Christian Roger, Lidia e Claude mi hanno, documenti alla mano, dimostrato che l'Alta Valpantena, queste colline, parte della mia collina è terra da bianco. È stato un parto non semplice, forse un po' folle, perché quando 7 anni fa ho deciso di accogliere favorevolmente questa apparente follia, non ho dormito qualche notte, perché mi ponevo la tematica di come, quando presenterò al mercato un vino bianco della Valpantena forte, e quindi ho detto: è come andare alla prima della Scala in costume da bagno. Dico, non vorrei che fra qualche anno qualcuno mi prendesse per pazzo. Mi hanno preso per pazzo immediatamente, quindi diciamo ci sono riuscito. Non hanno aspettato anni. Non hanno aspettato anni, ma probabilmente mi avevano già preso per pazzo prima, quando è nata la colonia dei ciliegi, perché in molti non davano per scontato che dopo 15 anni diciamo il progetto avesse preso questo piede. Però che cosa è successo? Ho dato retta, sono felice di aver dato retta a loro, e quando da 2 anni a questa parte nelle vasche della nostra cantina si è materializzato il Prea, nome del terroir per usare un termine francese, della particella per usare un termine italiano, è il nome della particella nella quale abbiamo questo vigneto, che è composto da Garganega per circa il 50-60%, Pinot Bianco e Chardonnay 20 e 20. Questa bottiglia in particolare ha una maggior quantità di Garganega, quasi l'80%, perché è stato il primo anno di produzione e ci mancava un po' di Chardonnay, un po' di Pinot Bianco. E quando 2 anni fa ho potuto capire cosa avevamo portato in vasca e cosa stava evolvendo, ho avuto la certezza di non aver sbagliato. Perché questo non è un vino pronti e via, è un vino che tutt'altro. Questa bottiglia l'apriamo, la presentiamo adesso, ma c'ha una data 2021, che significa non vi portiamo niente che non sia stato pensato, meditato, lavorato, fatto riposare. Esatto, se tu pensi il primo bianco della nostra storia 2021, siamo nel 2024, lo vedi dalla bottiglia, lo vedi dalla cera lacca, lo vedi dal tappo, la cura dei minimi dettagli, ma soprattutto quello che è capitato. E questo è un altro vino di terroir, e questo è un vino di terroir che è la dimostrazione che la Garganega, che è il nostro autoctono tipico del veronese, più noto per nella zona di Soave, in quota porta dai risultati straordinari. Quindi il 21 giugno si avvicina, il 21 giugno è una data estremamente importante, perché sarà il debutto, il battesimo, come tu l'hai voluto definire, di questo, dopo mio figlio Edoardo, il ciliegio e il Prea. Di questo nuovo figlio. Pensa che, ti racconto questo aneddoto, Edoardo, mio figlio, ha avuto 3 battesimi. Appena tornati a casa dall'ospedale, io lo misi in una culletta in cucina e feci questo gesto. Il primo, mia moglie mi dice: cosa fai? Aprì una bottiglia di Amarone e feci così. Edoardo aprì gli occhi, così sgranò gli occhi e mi fece un gran sorriso. Io capii che Edoardo avrebbe avuto un grande futuro. Poi il battesimo ovviamente in chiesa con il nostro Don, e poi ha avuto la terza consacrazione, perché oltre ad essere un grande amante dell'Amarone è un grande milanista. Certo. Quindi alla cresima lui mi disse: il mio padrino voglio che sia Daniele Massaro. Daniele Massaro è stato il padrino di cresima di Edoardo, ed è stato l'ultima certificazione dove gli elementi fondamentali che per un padre, volevo che mio figlio amasse il vino, mi ha dato questa grande soddisfazione, e che amasse il Milan, e anche da questo punto di vista la soddisfazione. Perché anche tu sei figlio d'arte nel milanismo, perché come nella mia famiglia, la tua famiglia è una famiglia nella quale non sono tollerate fedi diverse. Noi siamo integralisti in questo. Totalmente siamo integralisti, e siamo consapevoli dell'unicità della nostra squadra, perché la nostra squadra fa storia a sé. Certo. E quindi dall'alto della nostra mai, attenzione,
noi, grazie a Dio, non dobbiamo tirarcela, siamo felici, siamo paghi siamo cacciavite, noi non siamo Bauscia. Non siamo Bauscia. E quindi la tradizione che risale della mia famiglia è certificata dal 1925, perché il papà è milanista del 25, mio fratello Riccardo del 58 è milanista, io del 66 sono milanista, mio nipote Stefano è del 2020 è milanista, Edoardo del 2015 è milanista, 2010 mio nipote, Edoardo 2015 tutti milanisti. Quindi abbiamo una tradizione importante, non tolleriamo ovviamente nessun'altra. Sì, lo diciamo simpaticamente, senza arroganza, però questo è. Sono i figli che sono arrivati un po' dopo. Però anche per questo sei debitore un po' alla cultura francese. Noi italiani ogni tanto facciamo, come dire, ci mostriamo rivali verso una grande cultura vitivinicola che invece è sbagliato a considerare altra. Cioè dai francesi c'è molto da imparare, anche perché quando poi interpretiamo i loro insegnamenti nelle nostre terre, sotto il nostro sole, con i nostri vitigni, facciamo delle cose che possono anche essere migliori delle francesi. Però questo è un bianco alla francese, cioè uno dei grandi bianchi che i francesi ci hanno insegnato ad apprezzare, perché strutturati, importanti, non vini, non dico di serie B, non vini di secondo piano rispetto ai grandi rossi, grandi bianchi, no? Di prima linea. Io ti invito a degustarlo e a sentire il profumo ad occhi chiusi, perché ti ricorderà probabilmente qualche notissimo vino francese, certo. Ma tu hai toccato un punto fondamentale. Per me il campanilismo è idiota, Italia contro Francia è da somari, è insensato. Io ho cercato di mettere insieme le migliori eccellenze italiane e le migliori eccellenze francesi, le migliori qualità e le migliori diciamo casi di successo italiane e quelle francesi. Il team nostro è italo-francese. Voglio dire, ma per quale motivo non devo imparare? Loro vengono in Italia a imparare da noi perché sono capaci e intelligenti, noi andiamo a imparare da loro, lavoriamo insieme e, come dici tu, noi viviamo nel più bel paese del mondo. Loro lo sanno, noi abbiamo 3.000 vitigni autoctoni, tutto il resto del pianeta ne ha 300. Abbiamo le colline, abbiamo le montagne, abbiamo il mare, abbiamo le isole. Un sole particolare. Abbiamo un sole meraviglioso e questo è il risultato. Quindi cosa vuol dire? Lavorare con senso amore, ovviamente, ma con senso scientifico. Questo è stato un progetto scientifico perché è nato dalle analisi del terreno, dalla scelta ponderata di oltre 500, pensa che grazie a Vivaio Rauscedo e grazie ad Ermanno Murara, un grandissimo amico che è l'agronomo di Vivaio Rauscedo, ci hanno prodotto 500 prove di microvinificazione e grazie al contributo di tutti abbiamo potuto selezionare i veri vitigni che sarebbero stati in laboratorio 7 anni fa la fonte di ispirazione per questo vino. Oggi questo è un vino che senti, insomma, prima non ci siamo soffermati sul ciliegio perché il ciliegio, la marrone, eccetera, però questo merita, per quanto riguarda la parte ovviamente aromatica, i profumi, ma soprattutto se uno lo beve ad occhi chiusi, in moltissimi degustatori mi hanno detto ma questo ad occhi chiusi è chiaramente uno Chablis. Non è Chablis, questo è la Garganega a 600 metri di quota, questa è la differenza. Come il Milan francese di questi ultimi anni, no? Perché quanto dobbiamo a Magnan, a Teo, a Giroud in particolare, al quale va il nostro pensiero riconoscente ora che ci lascia. Si chiama il mio gatto bianco Giroud. Certo. Quindi, io l'altra sera ho pianto a lungo certo. partita. Io tra l'altro ho anche una passione giovanile per Papin che a me ha fatto molto divertire e che ho sempre trovato un grande calciatore. Quindi anche in Prea la collina di Ciliegi tende a riaffermare la sua vocazione per fare qualcosa di nuovo ogni volta che è possibile. Cioè non sedersi mai sugli allori, non accontentarsi, cercare di incontrare il mercato ma in modo non passivo, ecco, non semplicemente recependone i bisogni immediati, lavorando su un rapporto di qualità e di lunga durata. Lunga durata, qualità e soprattutto poi portare sul mercato prodotti verticali, prodotti che non strizzano l'occhio alle richieste del consumatore,
non vogliamo noi fare i vini di moda, non vogliamo fare i vini che interessano o che vengono richiesti, noi vogliamo fare i vini che rappresentano il nostro stile. Come una grande casa di moda, Giorgio Armani non chiede a Massimo come vuole andare a vestire, come si deve vestire l'anno prossimo, ma lancia la collezione. Certo. La collezione dei nostri vini bianchi è questa, ed è la collezione che nasce da quel terroir. Questo credo che sia il vero, diciamo, valore di questo progetto, il vero valore espresso dal progetto della Collina dei Ciliegi. Quindi tutti i vini che domani devono diventare dei classici. Tutti dei vini che devono diventare dei classici, e tutti dei vini che grazie alla modalità totalmente artigianale di produzione, come un libro di storia, rappresentano anno per anno una stagione, rappresentano con dei profumi, degli aromi, tutti gli anni, come il ciliegio, tu lo sai benissimo. Quel sole, quelle piogge, non c'è quel un legno. ciliegio, esattamente. Non c'è un ciliegio uguale all'altro. Non c'è un ciliegio uguale all'altro. La gente dice come mai? Perché questo è il ciliegio che è fatto con quell'uva di quell'anno, di quell'appezzamento. Certo. Non potrà mai essere uguale A quello dell'anno come dopo. quando tu tagli una pianta. La pianta all'interno del tronco c'è un libro di storia che dipende dal clima, di quell'anno, da quant'acqua è caduta, eccetera. Lo stesso vale per i nostri vini. Quindi sono dei vini che ovviamente hanno una filosofia, ma rappresentano di anno in anno l'evoluzione, anche a livello di affinamento, perché tieni conto un'altra parte fondamentale è la nostra cantina. La cantina è diventata il laboratorio della suddivisione dei 31 ettari in appezzamenti in terroir, microvinificazioni, e lo scibile dentro i nostri enologi hanno acciaio, tutte vasche per poter avere microvinificazione di 1 ettaro, quindi tutte le vasche di acciaio e di cemento, grande eccellenza il cemento, grande eccellenza italiana riconosciuta nel mondo, acciaio, cemento, nell'ambito del legno, botti grandi da 25 ettolitri, tonneau da 500 litri, barrique da 225 litri, e abbiamo finito il legno. Poi abbiamo la ceramica, i vasi vinari Kleibert in ceramica, l'equivalente delle barrique da 225 litri di ceramica, e abbiamo poi la terracotta, quindi abbiamo anche le anfore grandi e le anfore piccole. Questo mondo ti permette poi di vinificare. Pensa che questo vino ha fatto una quota di questo vino è stata filata in anfora, una quota è stata filata in ceramica. Ecco che cosa vuol dire. Abbiamo imparato anche dai georgiani, quindi anche non questo, solo dai francesi. Fondamentale. E se io ti facessi, anzi quando tu verrai a trovarci, l'esperienza di fare i prelievi da botte, i prelievi da vasche in cantina è un'esperienza straordinaria. E allora facciamo un gioco, Massimo. Abbiamo detto un bianco innovativo, introdotto in modo provocatorio in un territorio che sembrava non vocato al bianco, verticale, deciso, con un pizzico di cultura francese che lo ispira. A quale giocatore del Milan ti fa pensare un vino così? Questo è il vino che dedichiamo a Teo. Pensa quando parte Teo, questo farà lo stesso percorso. Noi vogliamo vederlo, questo Prea, come Teo, attraversare il campo e buttare la palla e farci vedere un terzino che gioca come nessuno ha mai giocato. Nessuno ha mai giocato. Certo. Quindi questo è il vino che dedichiamo sicuramente per tutte le motivazioni che tu sapientemente hai dato al grandissimo Teo. Sì, mi sembra un'ottima idea, così come sarebbe un'eccellente idea per lo staff di Radio Rossonera, ma per i suoi ascoltatori, immaginare di poter venire a Erbin, a Grezzana. Erbin è una frazione di Grezzana, nel Veronese, a vedere con i propri occhi quello che è la Collina dei Ciliegi, non soltanto perché è una gita meravigliosa in un posto magico, soltanto la strada che da Fondovalle ti porta lì vale il viaggio, ma per i paesaggi che ci sono, per la possibilità di toccare con le vostre mani un terreno diverso da tutte le altre, veramente un terreno giurassico, vedere un mare di vigneti coltivati in un modo sfolgorante, e soprattutto vedere in cantina cosa significa lavorare l'uva per farne un prodotto che, come diceva Italo Calvino dei classici, non finisce mai di dire quello che ha da dire, perché questo mi pare di poter estrarre alla fine dalla filosofia della Collina dei Ciliegi, ma anche dalla filosofia di Massimo, il desiderio di fare qualcosa che resti.
a iniziare dal vino, ma per continuare anche con la propria attività quotidiana al servizio dell'economia reale. Il vino naturalmente la rappresenta in un modo più facile, più piacevole da raccontare, però è questo, no, l'essenza. Certo. Tentare di fare qualcosa che resti per sempre, lasciare una traccia che è fondata contemporaneamente su tradizione e innovazione, molto originale però. Questo è un progetto a 100 anni e quindi è un progetto che io che lascerò ovviamente, perché non ho la fortuna che ha mio padre, quindi io non arriverò alla sua veneranda età, e quindi è un progetto per il futuro ed è un progetto che di persona vorrò rappresentare, vorrò accompagnare i tifosi rossoneri che avranno diciamo la fortuna di essere invitati alla Collina dei Ciliegi, verranno accompagnati, spero di poter avere anche te io ci sarò sicuramente al mio fianco, perché sei un grandissimo cicerone, quindi al mio fianco a fare una visita della Collina dei Ciliegi, di Ca' del Moro, del nostro resort, del nostro ristorante, per passare una giornata, un weekend insieme. Sì, tutti gli altri questo vino comunque se lo potranno bere, e vi assicuro questo è il cuore dell'experience, come diciamo noi nel mondo del marketing. Non c'è niente di banale, come la fede milanista e le sofferenze e le gioie che questa squadra ci ha dato non sono mai state comparabili a quella di nessun altro, così anche la vicenda di Massimo. Siamo voluti tornare proprio a queste radici, venendo tutti e due da famiglie che ci hanno insegnato che il Milan è una religione e che questa religione ha un credo che è il bel gioco, no? Noi non possiamo immaginarci come milanisti ammirare una squadra sparagnina, così come non possiamo essere tentati da un vino che non abbia qualcosa di nuovo da dire. A noi il Milan piace quando gioca bene, e il vino piace quando è fatto come Dio comanda, e soprattutto quando è fatto con l'idea di creare qualcosa di particolare, di nuovo, che ci sappia raccontare se stesso e sappia trovare in noi stessi le cose alle quali crediamo. Io farei un brindisi ai tifosi del Milan e ai tifosi della Collina dei Ciliegi, certo, e a noi. Grazie Giuseppe. Cin cin.